Una cosa le volevo chiedere, nella parte che le ho contestato poco fa c'è scritto che Rina non era stupito, questo lei lo conferma? Sì, stupito nel senso che Nino Madonia avrebbe agito senza autorizzazione, perché partendo da quell'episodio del motorino e poi tante altre piccole cose che non mi ricordo sinceramente, però l'umore era quello. Senta, quindi la preoccupazione di Rina quale era? Riguardava, il fatto che tramite questo omicidio si fosse cementata un'alleanza magari facciamola pericolosa, un po' meno diretta la domanda. No, l'ha già detto, però in maniera molto en passant. E allora, qual era la preoccupazione di Rina? Che Antonino Madonia avesse messo in campo una strategia di Rina, dicendo che in qualche occasione commetteva omicidi senza avvisare i responsabili del territorio, tipo quello di Giuseppe De Cristina, ormai è un fatto abbastanza chiaro, e che le stava subendo la stessa mancanza di regole e che chiamato in causa da parte del mandamento di Biondino Salvatore per dire guarda è successo questa cosa e noi non sappiamo nulla, quindi lui fa una brutta figura, ma principalmente per quello che lo conosco si può rivolgere anche contro di me, quindi si doveva togliere un nemico all'interno di Cosa Nostra, quindi perché non dava più legge e regole, non dava più fiducia. Sì, quello che non riesco a capire a questo punto dovrebbe completare la risposta, nel senso per capire un pochettino il rapporto che c'era tra Nino Madonia e chiedo scusa, Rina. Ho capito la domanda, nel senso che chiedo scusa, ho capito che a Madonia Antonino aveva ucciso questo ragazzo per qualche interesse suo personale che nessuno doveva sapere. Sì, le volevo chiedere, al di là di questi fatti che lei ci riferisce e che si riferiscono al periodo in cui è stato ucciso Agostino, se ho capito bene, in precedenza, lei già qualcosa l'ha detto, ma in precedenza i rapporti tra Nino Madonia e Rina erano di stima, di collaborazione, quali erano? C'erano stati contrasti, timori? Lei di un timore ci ha parlato, ma c'era stata anche collaborazione? Guardi, io in questo momento purtroppo sono passati tanti anni, che mi ricordo 100% che Rina a un dato punto non si cominciò a fidare più totalmente di Madonia Antonino. Esempio, lui finché abitava l'ultimo luogo dove lui abitava, che era alla Molara, non ho mai percepito nessun malumore. Da quel momento in poi non so che è successo, in particolar modo con Rina, di che cosa sia venuta a sapere, che io in questo momento non mi ricordo, cambiò atteggiamento con Antonino Madonia, pur collaborando, pur agendo assieme, però c'era qualche cosa che non funzionava più, c'era credo un rapporto pure di gelosia con Roberto Vito Palazzolo, c'erano tante cose che a Rina non gli cominciava più a piacere il comportamento di Antonino Madonia. Senta, ci può descrivere che cosa avvenne nel caso dell'omicidio d'Aleo? Cioè, all'interno di Cosa Nostra questa notizia, si seppe chi aveva fatto questo omicidio? Sì, l'aveva commesso il fratello assieme a Puccio Vincenzo, assieme a Puccio Armando Bonanno, e che lui si lamentava del processo. Ora non mi ricordo i dettagli, se me li può ricordare eventualmente come contestazione, ma c'erano stati dei malumori. Ma il fratello di chi? L'aveva commesso, lei ha detto il fratello di chi? Giuseppe Madonia, fratello di Antonino Madonia. Vabbè. E allora? E poi ho assistito, ma non ho percepito bene, a una discussione tra mio padre e Rina con riguardo ad Antonino Madonia. Non mi ricordo l'oggetto, però Rina criticava l'operato di Nino Madonia, non mi ricordo che cosa sinceramente. Il capitano D'Aleo
che lui l'aveva detto il giornale perché non era stato presente, che fu organizzato nell'arco di una giornata, e Giuseppe Madonia non disse nulla al fratello, ma c'era qualche altra cosa. Dico, ma questa cosa, questo ordine di non farlo sapere era di Riina? L'ordine di non farlo sapere a Nino Madonia? Perfetto. Era una specie di vendetta, diciamo. Esatto, non ci fu il tempo di poter informare Antonino Madonia della partecipazione sia di due suoi uomini, Giuseppe il fratello e Armando Bonanno, assieme a Vincenzo Puccio, e lui di questa cosa non l'ha gradita. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. In quel periodo, stiamo parlando del periodo dell'omicidio Agostino, c'erano stati altri fatti in cui c'era stata frizione, diciamo, tra Riina e Nino Madonia relativamente alla commissione o alla tentata commissione di omicidi? Dottore, io in questo momento, ripeto, le faccio la domanda specifica sull'attentato alla Daura, le faccio la domanda specifica. Sì, ok, l'attentato al dottor Giovanni Falcone, sì. Su quegli stessi scogli, con Falcone, dovevano esserci 2 magistrati svizzeri venuti in Sicilia per delle rogatorie internazionali sul narcotraffico, Carla Del Ponte e Claudio Lehmann. Avevo detto a loro la sera precedente che ci saremmo recati a mare e nell'intervallo del pranzo, fra la mattina e il pomeriggio, se non che poi per motivi imprevisti, dovuti soprattutto al protrarsi del nostro lavoro nella mattinata, non fu più possibile andare. Chi poteva sapere che Falcone aveva invitato i 2 colleghi per una nuotata poi annullata? Lui, intendo Rina Salvatore, non sapeva che Antonino Madonia aveva organizzato l'esecuzione, non la volontà di uccidere il dottor Giovanni Falcone, l'esecuzione del dottor Giovanni Falcone, e si era adirata abbastanza. Di questo fatto Biondino si lamentò alla mia presenza e Rina in quel momento diceva: vabbè, lascialo stare, non ti preoccupare, come si dice, con ironia, dire prima o poi questo conto lo chiudiamo. Si ricorda in quale occasione ci fu questa sfuriata di Biondino contro Nino Madonia? Fu purtroppo mentre che stavamo salendo dal piano terra verso sopra per festeggiare, purtroppo, mi dispiace, chiedo scusa, ma il termine è questo, per la buona riuscita dell'attentato di Capaci, che Biondino si lamentava perché se lui avesse chiesto la collaborazione di tutti e non essere stato presuntuoso, l'attentato sarebbe compiuto nell'89 e non c'era bisogno di aspettare altro tempo. Lui chi? Sempre le faccio la stessa domanda del Presidente. Quindi lui, Antonino Madonia, avesse chiesto la collaborazione a Biondino Salvatore, con l'autorizzazione di Rina Salvatore, c'è d'accordo tutti, l'attentato al dottor Giovanni Falcone si sarebbe compiuto nell'89 e non nel 92. Senta, negli omicidi che, secondo quello che è la sua conoscenza, chiaramente, Nino Madonia ha commesso, si reca sui luoghi prima... Non ho capito la domanda. Sì. Nino Madonia, quando deve commettere degli omicidi, si reca prima sui luoghi per fare dei sopralluoghi, per l'appunto, per quello che è la sua conoscenza. Come? È un maniaco, studia dettagliatamente ogni singola mossa. È un freddo. Ma io le ho fatto una domanda specifica, se va proprio sul luogo o fa andare sul luogo? Sì, si studia tutto sul luogo, il portone, la via, cosa si deve fare, cosa non si deve fare, come agire, con tanta di quella freddezza e disinvoltura si studia prima di entrare in esecuzione come farlo, e poi la cosiddetta conclusione, la via di fuga. Tutto, studiava tutto. È stato il mio maestro.
Sì, ecco, io proprio per ricordo, non c'è un contrasto effettivo, dico però, le leggo quello che lei ha detto nella trascrizione del verbale del 22 giugno del 2017 a pagina 39. Questa è una caratteristica tutta di Antonino Madonia, di fare andare a chiedere alla persona, vedere se non c'è, suonare il campanello. Sì. È successo, le spiego un altro caso che è successo davanti a me. Un omicidio dell'omicidio del fratello di Filippo ad Alcamo. Quando il travestito carabinieri siamo andati prima a sequestrare il fratello e poi all'altro mi ha fatto a me suonare sul campanello per chiedere se c'era o non c'era, dicendo che eventualmente se rispondeva a qualcuno che eravamo carabinieri, e questo ordine a me l'ha dato Antonino Madonia. Lei ha fatto un altro esempio in quell'occasione, se lo ricorda? Quale? Qui c'era questo, ma c'è anche quello è mai fatto giuridico, accertato giudiziariamente dell'attentato al dottor Chinnici, che lui era andato a controllare addirittura il pianerottolo. Su questo era sul piano esecutivo, studiava tutto. Era andato proprio in casa, diciamo, non dentro la casa chiaramente, ma nel pianerottolo del dottore Chinnici. Questa è la risultanza di cui lei parla. E guardi, la strage del dottor Chinnici è ideata e realizzata sotto la sua guida. Senta, Riina le disse anche per quale motivo Nino Madonia, secondo quello che era chiaramente la sua opinione, avesse ucciso Agostino? Per completare la domanda di poco fa, chiedo scusa, l'utilizzo dell'autobomba è iniziativa sua, prendendo spunto dall'attentato di un certo Casillo a Roma, un po' di servizio segreto, non so dettagliatamente. Quindi per farvi capire qual è diciamo, la capacità criminale del Madonia. Sì, lei dice l'utilizzo. No, aspetti, scusi, a questo punto, visto che ha completato quella risposta, l'utilizzo dell'autobomba in quale circostanza? A cominciare da quella dal dottore Chinnici. Lei dice l'utilizzo della modalità dell'autobomba in genere, ho capito. È iniziativa di lui, cioè Madonia? Antonino Madonia, che l'aveva preso, dettomi da lui, dall'attentato commesso a danno di tale Cirillo a Roma. Va bene. Pubblico ministero. Domanda poco fa, non la ricordo, se me lo può ripetere così rispondo. Se Riina le disse, quando le disse è stato Nino Madonia, se le disse perché? Perché sicuramente aveva qualche cosa da nascondere con questo poliziotto, o che sapeva qualche cosa, o gli dava confidenza. Attenzione, signora Brusca, questa è una sua deduzione o glielo disse Riina? O che io purtroppo sbaglio certe volte, quelle deduzioni fra me e Riina o erano fatti, o se non erano fatti erano deduzioni che lui dava per fatti, per farmi capire. Lui, Riina. Sì. Senta, signor Brusca, lei in questo periodo, quindi stiamo parlando del 1989, periodo centrale del 1989, aveva partecipato ad altri omicidi con Nino Madonia? In quel momento... Nella fattispecie le chiedo di uno strangolamento. Sì, di uno strangolamento, questo nell'89, di uno strangolamento avvenuto, se parliamo della stessa persona, dentro di un casolare nel vicolo Pipitone, parliamo di questo? Sì. Sì, eravamo io, lui, Biondino, mezza commissione, c'era Gancemica, Raffaele Ganci, l'ho fatto i nomi che erano tutti quelli presenti, che questo era un signore che lo accusavano che dava la caccia ai latitanti e in tasca aveva una lista di soggetti con le cifre accanto dei latitanti, tipo c'era una sorta di prezzi per ogni latitante. C'erano le taglie, diciamo così. Esatto, sì, le taglie, non mi viene la parola giusta. E lei ricorda chi portò
materialmente questa persona in vicolo Pipitone, in Baglio Pipitone, diciamo, come ha detto lei? Sì, Francesco Di Trapani, che è cugino di Antonino Madonia. Senta, e questo signore cosa come si disse? chiamava, lo sa? Chi era per No, ma l'ho riconosciuto, non so come si chiama, l'ho riconosciuto in fotografia. Va bene. L'ha riconosciuto o non l'ha riconosciuto? Non ho sentito. L'ho riconosciuto in fotografia. Sì, e infatti è agli atti il suo riconoscimento. L'ho riconosciuto subito, appena mi è stata presentata la foto, subito l'ho indicato. Senta, disse Francesco, o comunque chi ha partecipato con lei a questo omicidio, disse anche di dove era questa persona, da dove veniva? O di Cinisi o di Terrasini. O di Cinisi o di Terrasini. Perfetto. Senta, questo omicidio per strangolamento di cui lei ha parlato, le sono, diciamo, lei ha avuto a che fare con altri omicidi di questo genere, cioè di persone che cercavano latitanti? Ecco. Sì, un certo Genova che è stato ucciso a Palermo, però Salduccio Madonnino lo portasse in Serpeato, l'abbiamo interrato, poi è stato ritrovato, e poi so che altri si davano da fare per altri soggetti. E allora, lei ha detto un certo Genova, chiaramente dico, questo glielo chiedo, lei il nominativo l'ha saputo poi successivamente, quando dopo le vostre dichiarazioni, sue e di suo fratello, è stato trovato il cadavere. Dico, lei inizialmente Sì, non lo sapeva che era il nome era Genova? No, assolutamente no, non mi dissi chi era. Come non sapeva che lo strangolato era Palazzolo Giacomo, lei lo ha riconosciuto in Palazzolo Giacomo. Diciamo, lei i nominativi non li sapeva. Lo stesso venditore si chiama Palazzolo. Fino ad ora non sapevo come si chiamava, lo sto sentendo ora.